Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami gemelli, tendenze energetiche predestinate per il mese di maggio 2025. Abbiamo la carta dell'appeso, amici dei gemelli. Queste guardiamole per curiosità. Il diavolo e il papa. Wow, il diavolo e l'acqua santa sembra. Bene ragazzi, l'appeso può essere un momento di riflessione, può essere un momento dove avete bisogno di mettervi nei panni dell'altro, di vedere le cose da un'altra prospettiva. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Nella descrizione trovate una guida che ho pubblicato e che vi spiega come unire il significato di più oroscopi insieme. Sempre in descrizione trovate la mia mail nel caso vogliate una consulenza personalizzata. Trovate i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E trovate anche i link al seminario di approfondimento sulle famiglie reali che ci sarà a giugno, inizio giugno, e trovate anche il link al workshop di luglio per quello che riguarda la stesa sull'identikit, su come fare un identikit di una persona. Bene, comunque trovate tutti i link sotto. Andiamo a vedere. Partiamo con una regina di denari, ragazzi. Giudizio. Sei di pentacoli. 10 di spade. 4 di coppe. Che volo che ha fatto. 10 di pentacoli. 2 di bastoni. Mondo. Adesso andiamo a vedere carta per carta, ragazzi, quindi potrebbero esserci dei messaggi sciolti tra di loro e dopodiché andiamo a vedere settore per settore, quindi l'amore, il lavoro e via dicendo. Guardate, ho la sensazione che questo appeso faccia riferimento a un momento di riflessione che potreste prendervi riguardo a una offerta, una proposta, un qualche tipo di, diciamo, novità che arriva nel mese di maggio. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questa regina di denari. Abbiamo un fante di coppe e un 8 di pentacoli. Sì, può essere una proposta lavorativa, effettivamente. Andiamo a vedere il giudizio. Perché vedo c'è anche un 6 di pentacoli, che è una carta di contratti, così come il 10. Potrebbe essere qualcosa inerente al lavoro, ragazzi. Allora, andiamo a vedere il giudizio. Abbiamo un cavaliere di bastoni. Potrebbe essere una nuova collaborazione, soprattutto se avete già un'azienda, un'attività, se siete voi in un posto di lavoro sicuro, potrebbe arrivare come una nuova collaborazione, una nuova proposta per espandervi effettivamente con la regina, con l'imperatrice e con il tre di bastoni. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. O vi offrono di lavorare in qualche azienda o voi potreste offrire a qualcuno del lavoro. Asso di spade e carro.
Sì, e qui vedo un po' la scelta, no? Il dubbio potrebbe essere l'appeso, nel senso che vi prendete il tempo per meditare, perché secondo me c'è da fare una scelta. Potrebbe essere un preaccordo e un contratto, per esempio. Andiamo a vedere il 10 di spade. Due di pentacoli e 4 di pentacoli. Andiamo a vedere anche il 4 di spade. Qui c'è qualcosa che non si vuole lasciare indietro, per quello che si è così tanto riflessivi. La giustizia, un'altra carta di contratti, ragazzi. Giustizia e 5 di coppe. Sì, ho l'idea che per prendere questa decisione dobbiate lasciarvi indietro qualcosa, dobbiate muovervi da un posto all'altro, potrebbe essere da un'azienda a un'altra, da una casa ad un'altra. Andiamo a vedere il 10. Da un'idea ad un'altra anche, da un cliente, da un socio, cioè come se ci fosse un cambio di direzione da dover affrontare, ma c'è anche una sorta di attaccamento al passato che vi impedisce di fare questo cambio in modo magari sereno, in modo tranquillo. Abbiamo un 6 di bastoni per il 10 di denari. E una regina di spade. Voglio un'altra carta per la regina. 8 di coppe. È come se arrivasse o qualche proposta o qualche telefonata, qualche chiamata, qualche notizia che effettivamente è prospera, cioè può portare ad accordi, può portare a conoscenza delle cose che vi portano effettivamente all'espansione, alla prosperità. Però voi siete in dubbio perché sì, è vero, la strada nuova ha grandi possibilità, ma io sono legato alla strada vecchia. Io ho come la sensazione, che mi dava di più, cioè è come se nonostante l'offerta che arrivi, voi sentiate di aver bisogno di qualche cosa di più. E qui vedo con questo 2 di bastoni l'indecisione di cui ci può parlare anche questo appeso. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo un 10 di spade nuovamente che avevate già qui, quindi appunto, esatto. Quindi la decisione è se lasciarvi indietro quello che magari avete già, quello che avete costruito, per qualche cosa di nuovo che può essere effettivamente più prospero. Però io ho anche la sensazione che ci sia una certa difficoltà a staccarsi dal passato. Può essere un passato materiale, un passato relazionale. La cosa positiva, ragazzi, è che alla fine della lettura avete la carta del mondo. Quindi è una carta di compimento, è una carta di risultati, è una carta di traguardi che si raggiungono ed è anche una carta di rinascita. Allora abbiamo un 5 di spade e un fante di pentacoli. Sì, io sento che deciderete per andare di andare verso il nuovo. Magari datemi una carta per il 5 di spade, non sarete del tutto convinti all'inizio, infatti, è uscito un asso di pentacoli, non sarete tutti del tutto convinti all'inizio, però secondo me, avendo la carta del mondo, si prospetta un buon nuovo inizio. Guardate che cosa eh, che cosa c'è sotto il matto, che è un po' una carta che vi dice di avere fiducia in quello che sta arrivando di nuovo. Wow, belle energie ragazzi. Allora, partiamo dal lavoro, partiamo da chi è disoccupato. Avete tante carte di contratti, come vi dicevo potrebbero essere accordi, pre-contratti, piuttosto che accordi verbali, per poi
farli diventare in accordi reali, insomma. Quindi c'è una forte possibilità di trovare lavoro, si parte anche con la carta dell'8 di Pentacoli. Può essere un curriculum che avete mandato secoli fa e di cui vi siete dimenticati. Potrebbe essere anche l'azienda di qualche familiare che vi assume o magari qualche amico, insomma qualche persona che voi conoscete, lavora in un'azienda e ha un picco di lavoro e ha bisogno e quindi potrebbe arrivare questo contratto. Tenete presente che avete anche la giustizia, che di solito parla di contratti a lungo termine, quindi magari non sarà così per tutti, però. Il motivo per cui c'è l'appeso è che vi potrebbero contattare inizio maggio e farvi partire a giugno. C'è come un momento di ritardo tra quando vi contattano e quando inizia il lavoro effettivo. Però ci sono buone probabilità, ragazzi. Diciamo che dipendendo dall'età che avete, potrebbe, o dall'esperienza che avete in questo settore, ehm, quello che mi sento di dirvi è che la paga potrebbe, insomma, essere non proprio alta, almeno per gli inizi. Però, se siete senza lavoro da tanto, diciamo che l'importante è iniziare a muovere un po' l'energia. Per le persone che invece sono dipendenti, quindi stanno già lavorando, allora se per caso state aspettando un rinnovo del contratto o il fatto che mettano a tempo determinato, secondo me a maggio può arrivare questa notizia. Se ci sono delle questioni da regolarizzare, maggio anche lì è un buon mese, se dovete... ehm, ho la sensazione che stiate un po' nell'ombra nel mese di maggio e che abbiate come bisogno di staccarvi da un ruolo di da camaleonte, mi viene da dire, che avete assunto. Cioè è come se fosse ora di far vedere al mondo chi siete e ai colleghi e al capo, insomma. Ehm, Se foste in cause legali con qualche ex datore di lavoro, devo dire che secondo me si risolvono entro la fine del mese o comunque c'è come un passo avanti, un obiettivo o un risultato raggiunto. Se siete autonomi, ragazzi, allora io qui ho la sensazione che ci siano come delle nuove idee che bollono in pentola. Potreste essere contattati da qualche vecchio cliente, da qualche vecchio fornitore per iniziare un nuovo tipo di progetto, per iniziare una collaborazione. Con la carta della giustizia vi dico, cercate di, primo, prendere tempo fino a quando non siete convinti. Guardate le cose anche dalla parte dell'altro, dalla prospettiva dell'altra persona, che potrebbe essere il socio, potrebbe essere il cliente, insomma, cercate di fare le cose in modo che siano equilibrate da entrambe le parti. E soprattutto con la carta della giustizia mi viene anche da consigliarvi, fate un contratto scritto, non vi fermate ai contratti verbali, perché verba volant, scripta manent, no? Le parole volano, quel testo scritto resta. Per quello che riguarda, andiamo coi soldi. Per quello che riguarda la parte monetaria, devo dire che non andrà male, ragazzi. Fate attenzione solo a... come vi posso spiegare? Perché siete già nell'abbondanza, voi siete persone che sono ricche dentro, oltre che fuori. Eh, Diciamo che potrebbe esserci qualche spesa in più questo mese, magari per i figli, piuttosto che per la macchina, piuttosto che come se ci fosse una spesa imprevista, però tutto sommato niente di preoccupante, ok? Quello che vi posso consigliare è, vi faccio un'ipotesi, se si rompe la macchina fate fare più preventivi prima di ripararla dal meccanico. Se avete il meccanico di fiducia è un altro discorso. Però sentite varie campane prima di muovervi su come spendere i soldi, ecco. Passiamo, ragazzi, all'amore. Ah, scusatemi, no, torno un attimo indietro ai soldi. Devo dirvi che se per caso ci fosse qualche questione ereditaria in ballo con qualche familiare,
Diciamo che potreste dover rinunciare a qualche cosa per chiudere il capitolo. Cioè, se c'è una disputa dove magari faccio un'ipotesi tra due fratelli, no, quella roba lì è mia, no, quella roba vi siete incapponiti su qualche cosa, potreste cercare una soluzione alternativa, per mediare, cercate di vedere le cose dalla parte dell'altro, dal punto di vista dell'altro, in modo da trovare un giusto equilibrio, perché sento che comunque la cosa, avendo il mondo alla fine del periodo, si risolverà bene, no? In modo, insomma, armonioso, sarà un risultato che riuscirete a raggiungere. Sento che molti non sapranno neanche come avranno fatto, però ce la faranno. Quindi abbiate fede. Bene, andiamo all'amore. Allora, se siete single, ragazzi, qua io vi devo dire che potrebbe esserci. Allora, per qualcuno una conoscenza interessante sul posto di lavoro potrebbe essere un capo, potrebbe essere un superiore, insomma, una persona di un certo calibro. Potrebbe esserci qualche avance che arriva, magari sarete voi, ok? E devo dire che non sarà poi neanche tanto celata, cioè la cosa sarà abbastanza fuoco e fiamme. Mm? E vi dirò anche che se vi è rimasta una persona nel cuore del passato, potrebbe farsi viva in questo periodo. Mm? Ora sta a voi capire se rivolete questa persona nella vostra vita o no. Quindi sta a voi. Se non siete convinti, piuttosto prendete tempo, temporeggiate fino a quando non vedete che dall'altra parte c'è una mossa concreta, perché per adesso sento che l'altra parte arriva con tante belle parole e basta. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione, io qui ho l'idea che potrebbe ritornare in auge un vecchio progetto, un vecchio hobby, un vecchio magari anche viaggio per qualcuno. ehm, è un buon periodo perché sento come se ci fosse una nuova verve. Probabilmente per voi questo appeso è un po' il mettersi nei panni dell'altra persona, capire cosa piacerebbe all'altro, cosa lo farebbe felice o la farebbe felice, che cosa la stupirebbe, ok? Cosa la alleggerirebbe, mi dicono. E devo dire che trovo proprio una sorta di armonia nel rapporto di coppia, ragazzi, in questo periodo. Vi dico che se foste di quelle coppie che per caso mm, hanno in mente di mettere su famiglia, anche lì pensateci bene perché ci sono diverse carte discrepanti. Per certi versi ci sono dei buoni presupposti. Per altri versi, credo che qualcuno non si senta così tanto nell'abbondanza come in realtà è e di conseguenza ci siano delle preoccupazioni legate a un futuro progetto, a un futuro bambino. Cioè, non ho una posizione economica molto forte, quindi nel caso dovesse arrivare un bambino, come affronto le spese di questo bambino? Il senso è un po' quello, no? Se non è un bambino è un progetto. Ok, però il senso comunque è un po' questo. Se parliamo, ragazzi, di coppie o di relazioni extra coniugali, diciamo relazioni a tre, relazioni non ben definite, sento che le cose zoppicano un pochettino, soprattutto se è una persona che vivete quotidianamente o comunque abbastanza spesso. Sento che le cose sono un po' faticose nel mese ehm, di maggio. C'è un piccolo passo avanti da parte dell'altra persona, però è come se bisognasse istruirlo o istruirla, bisognasse educare questa persona ad avere un rapporto di coppia o bisognasse educare questa persona a essere sensibile a certi aspetti. Cioè, ho come l'idea
potrebbe anche esserci una buona intenzione da parte dell'altro, ma è come se non fosse abbastanza concreta la persona e quindi voi insegnerete a questa persona cosa vuol dire essere concreti. Per quello che riguarda le persone intorno a voi, quindi famiglia, amici, colleghi, insomma, devo dire che è un buon mese. Tutto sommato le relazioni sono abbastanza serene. Potrebbe effettivamente, soprattutto se avete figli, potrebbe arrivare il figlio e dire: Senti, ho toccato la macchina, papà. Oppure, non lo so, c'è qualche tema legato alla macchina, è qui. Ho bucato, piuttosto che non lo so, mi ha rubato le gomme o come questa sensazione. Ora prendete sempre tutto con le pinze, è quello che dico, poi vi auguro che non succeda, però. ehm, Oppure un tema, se avete figli, potrebbe essere: mamma, papà, voglio comprarmi la macchina, ho messo via tot soldi, me ne mancano X, me li prestate, per esempio? C'è come qualche movimento di questo genere. Per quello che riguarda lo stato di salute psico-emotivo, ragazzi, io sento che vi toglierete dei pesi questo mese. Cioè, è come se vi alleggeriste pian piano. Secondo me il contratto qui che arriva tra la giustizia e 6 di pentacoli, ehm, diciamo che vi rasserena, se è un accordo, qualche tipo di nuova prospettiva che si apre. Io sento che vi rasserena per certi punti, avete giudizio mondo, è come se ci fosse una rinascita. E se per caso, ragazzi, qualcuno dal passato venisse a chiedere perdono, chiederete qualche cosa di concreto. Chiederete realtà, non parole, ma fatti, fondamentalmente. Wow, determinati, eh? Bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Allora, prima questi che sono per identificare qualche credenza limitante. Quelli blu in realtà sono una difficoltà che potreste incontrare in questo momento. Perché mi è difficile essere felice? Uh, C'è un tema che sto trattando proprio adesso nella sezione degli abbonati e parla proprio del dolore ereditato. Quindi è interessante, avete anche il giudizio effettivamente parla di vite passate. Quindi può anche essere che questo tipo di situazione dove vi state trovando sia una dinamica che si ripete a causa di sistemi di comportamento che avete imparato quando eravate piccoli o anche in altre vite. Andiamo a vedere la credenza limitante che potreste avere. Perché mi credo responsabile della felicità altrui? Perché credo che una sconfitta sia inaccettabile. Wow! Avete un 5 di coppe qua effettivamente. Scusate, le metto qui perché così vedo quelle sotto. Ok, andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere che potrebbe aiutarvi in questa situazione. Verifico quale sia la mia necessità vera e agisco di conseguenza. Perché penso di essere responsabile per la felicità degli altri? Perché mi sento in colpa quando vivo una sconfitta? Di solito il tema legato alla sconfitta e alla vittoria è una questione di ego, qui avete un 5 di spade effettivamente. Andiamo a vedere un altro oracolo di questi. Analizza la tua relazione. Identifica una dinamica o una componente di una relazione vicina che sia vitale per la tua salute emozionale e fisica.
Questa analisi è specialmente importante quando sei immerso in un processo curativo e una relazione in particolare ti causa stress. Se la tua relazione è un'unione sana, celebrala. L'obiettivo, che la tua relazione formi parte della tua qualità di vita. Wow, bellissima. Ultima carta, andiamo con una fatina. Non giudizio. Wow. Perché credo una sconfitta sia inaccettabile? Perché mi giudico un fallito, per esempio, o perché gli altri mi giudicano un fallito? Che interessante lettura, ragazzi, fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi scrivo una lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti è il lavoro delle credenze limitanti, tutto quello che io ho imparato di esoterismo, di metafisica, di metamedicina, condensato e messo lì a disposizione per voi. I titoli dei video comunque si vedono, sono pubblici, se volete capire di che cosa si tratta vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!